In Armenia il viaggio non è solo una meta, è un percorso che unisce luoghi lontani e storie antiche, dal monastero di Khor Virap alle strade del Caucaso, fino al monastero di Tatev sospeso tra cielo e silenzio. Un on the road fatto di incontri, strade e piccoli gesti. Questa è l'Armenia on the road. Oggi purtroppo il tempo è così. Ciao amici ed amiche, benvenuti e ben ritrovati nel canale YouTube. Volevo darvi il buongiorno con l'Ararat, ma purtroppo come vedete non si vede, anzi il risveglio è stato con una fittissima nebbia, sembrava di essere in Valpadana, però adesso c'è un po' di sole ed è suggestivo lo stesso, per qua vedete il monastero di Khor Virap, c'è un po' di sole, fa un po' fresco. Adesso quindi andiamo avanti con le nostre tappe, con il nostro tour dell'Armenia e speriamo che anche il tempo migliori un po', perché domani penso che pioverà anche e forse c'è anche un po' di neve. Vedremo il tempo di domani, perché domani andremo a visitare Yerevan, la capitale. Andiamo avanti, let's go. Oggi andiamo a parlare anche di prezzi e vi comincio a dire che costa veramente poco. Intanto abbiamo pagato pochissimo il volo a 49 euro, l'abbiamo preso a settembre, adesso è vero che siamo anche fuori stagione perché siamo a dicembre, anche se il video lo vedrete più avanti, però qui siamo a dicembre. Poi abbiamo cominciato a mangiare anche fuori, anche ieri sera e l'altra sera quando siamo arrivati a Yerevan, e nonostante che fossimo nella capitale e nei ristoranti si paga dai 15 ai 20 euro, faccio già rapporto euro per farvi capire meglio, e però mangiando primo, secondo contorno con le birre, quindi capite bene che costa poco, appena andate fuori si paga ovviamente anche molto meno. Intanto andiamo avanti e in seguito vi racconterò altri prezzi. Guardate che bellezza questa taverna, l'abbiamo trovata totalmente a caso, una taverna locale, perché adesso andremo verso il monastero di Tatev, quindi verso i confini con l'Azerbaigian. Comunque vi dirò tutto, veramente ci sono veramente bei posti, anche proprio a caso, sono quelli forse più belli e da provare. Adesso vi farò vedere appunto l'interno e anche cosa andremo a prendere e mangiare. Ask young wine and it's sweet. Sotto spirito. Fruits and white wine. Sano, sei pronto a mangiare anche oggi? Abbiamo fatto altro, solo mangiare. E anche bere. Mangiare e bere, soprattutto bere. E andiamo di prezzemolo e altre spezie anche oggi. Viaggiare in auto è sempre splendido perché vi permette di vedere delle viste pazzesche e fermarvi quando volete. Oggi stiamo facendo un bello on the road in auto, adesso sono già quasi 3 ore che guidiamo, vi do un po' di distanze. Allora, da Yerevan a Khor Virap sono 30-40 minuti, poi ci siamo fermati ad Areni
dove abbiamo trovato quella taverna che vi abbiamo fatto vedere. Cameriera gentilissima, e sarebbe stata la proprietaria, che ci ha fatto assaggiare la degustazione dei vini, perché quella lì è proprio zona famosa per la coltivazione dei vini, e quindi era veramente contenta di farci assaggiare. E abbiamo fatto ben 6 degustazioni di vini, quindi capite bene che a stomaco vuoto, poi dovevamo ancora mangiare, è stata un po' pesante, però veramente ottimo il cibo. E abbiamo pagato 31 euro per 4 persone, quindi nemmeno 8 euro a testa. Follia se ci pensa ai prezzi che abbiamo noi qui in Italia per mangiare fuori. È veramente carne eccezionale. Adesso andremo a vedere delle cascate, stiamo facendo un breve trekking e poi continueremo con l'ultima tappa. Spero di non farvela vedere proprio al buio, perché mancherà ancora un'oretta di viaggio, però veramente paesaggi stupendi. Abbiamo anche un nuovo amico. Ciao. Cosa ne pensate di questi luoghi che stiamo vedendo? Molto fighi. Ti piace, Zano? Molto. Bello. Andiamo a vedere le cascate. Siamo arrivati. Sono arrivate le cascate. Adesso c'è poca acqua. Oggi non siamo forse molto fortunati. Sebbene adesso ci sia poca acqua, ci sono ovviamente dei periodi in cui c'è tantissima acqua, perché ho visto anche le foto dei video, sono veramente spettacolari, quindi io ve lo consiglio stesso come luogo. E queste sono le cascate di Shaki. Parlando di prezzi e parlando che stavamo usando quindi l'auto per viaggiare, vi dico anche il prezzo del noleggio. Abbiamo pagato per 2 giorni 112 euro, ma siamo anche in 4 persone, quindi ci conveniva sicuramente noleggiare l'auto. Oltre che, sapete, se guardate i miei video, mi piace molto girare in modo autonomo, soprattutto anche per fermarsi dove ci piace di più e quindi non dipendere da altre persone, da altri orari. Anche oggi siamo fermati più volte, perché quando vediamo dei paesaggi spettacolari si ferma l'auto e si ammira il paesaggio. Ci seguite ancora? Guardate che bellezza! Oggi siamo stati davvero sfortunati, me lo dice anche Zano. Cavolo ragazzi, davvero che sfortuna. Ararat del monastero. Poi siamo arrivati, dovevamo vedere appunto il monastero di Tatev. Questa, come vedete, era Guinness, premiata Guinness World Record, perché è la cabinovia più lunga sospesa al mondo, con 5,7 km, ma niente, resterà solo un sogno che oggi non si avvera. Qui sarebbe arrivata la nostra cabinovia. Vi porto lo stesso al monastero di Tatev, anche se non siamo riusciti a farlo con la cabinovia, ma si può arrivare direttamente in auto, oppure ci sarebbe anche un bellissimo trekking, ma ci vorrebbero 5-6 ore, quindi andrebbe via una giornata solo per fare il trekking. Quindi eccolo qui, il monastero di Tatev. Spero che il viaggio di oggi vi sia piaciuto. Domani ci vediamo con la visita della capitale Yerevan. Adesso vi faccio vedere rapidamente la stanza e vi dico anche il prezzo. Questa qui è la stanza, 2 letti singoli, divano letto. Questo è il bagno, anche se è piccolo. Stanza al centro di Yerevan per la bellezza di 172 euro. Quindi vuol dire che per 4 persone abbiamo pagato neanche 43 euro e quindi 14 euro a notte.
sculture un po' strane qua a Yerevan. Benvenuti con la visita di Yerevan e come vi accennavo ieri oggi piove e infatti pioverà tutto il giorno, quindi purtroppo le immagini saranno sotto la pioggia. E cominciamo con questa enorme scalinata nel centro di Yerevan, una scalinata fatta tutta a gradoni, fatta di calcare, molto bella. Purtroppo appunto la vista è offuscata, però qua si dovrebbe vedere anche l'Ararat, che ovviamente non si vedrà. Come vedete, anche se siamo nella capitale, ci sono tantissime case popolari, zone molto ancora povere. Gente local, e dove trovarla? Dawaj, bratan. Bratucha. Il tempo qui non ci dà tregua, però continuiamo la visita della capitale. Avete appena visto la chiesa ortodossa e tra poco andremo a mangiare, quindi ci andremo un po' a asciugare e andremo a mangiare qualcosa ancora di local, e poi vi dico ancora i prezzi e se ci è piaciuto ovviamente il cibo armeno. C'è un po' di Natale anche qui in Armenia, vedete qualche addobbo. Questa è la famosissima Piazza della Repubblica, molto molto bella, a parte sempre il solito tempo che oggi appunto non c'è di aiuto neanche per fare i video. Ci tengo a dire che abbiamo trovato tutte persone molto ospitali, simpatiche e super disponibili. Ovviamente c'è un po' di incomprensione perché non parlano tanto inglese, però il sorriso, la disponibilità si vede soprattutto dai gesti, quindi tante volte non ci vogliono chissà quante parole per capire quanto le persone possono fare la differenza anche proprio con i gesti. Una cosa soprattutto che mi ha colpito è stata questa. Andiamo ancora con le zuppe, coriandoli a volontà. Ovunque. Com'è, buona? Buona. Bel locale anche questo. Anche oggi ci siamo fermati a mangiare su un locale tipico, abbiamo pagato poco, abbiamo pagato 15 euro a testa, mangiando primo, secondo e 2 birre. Dopo non so se loro hanno il coperto, comunque mangiato veramente bene. Qui specialità, come avete capito, è la carne, molto speziata, quindi se vi piace le spezie ve lo consiglio, e usano tantissimo il coriandolo. Angelino, cosa andiamo a vedere? La matto brutalista. Sei contento? Addio. Brizzo di felicità. Faccio tanti mortali. È la cosa più bella che sta vedendo, Angelino. Di che sei venuto in Armenia solo per vedere la metro. Per vedere la metro brutalista. Se no non partivo neanche. L'ingresso della metro si presenta così. Siamo stati al museo e il memoriale del genocidio degli armeni. Per rispetto non ho fatto video all'interno,
perché sono cose insomma che non si possono spiegare né con i video, ed è giusto portare rispetto per la storia che c'è stata qui. E adesso, dato anche la giornata come vedete che è peggiorata, ha smesso un po' di piovere, pioviggina, però fa veramente freddo e comunque c'è una foschia, nebbia che non si vede tanto, e quindi penso che ci rifugiamo in un pub. Andiamo a berci una birra, ragazzi, Birretta, ci vuole. e poi ci salutiamo per la fine del video. Anche questo viaggio è terminato. Ringrazio i ragazzi che mi hanno accompagnato in questo viaggio. Grazie a te! Ci vediamo alla prossima e iscrivetevi al canale e per non perdere brutalismo. Alla prossima!